Buongiorno ragazzi, ci siamo lasciati nel video precedente con la prova della V-Strom 800DE di Suzuki 2023 e oggi siamo a bordo, praticamente non oggi, scendo da quella, salgo su questa, però essendo un nuovo video io vi saluto, vi do il benvenuto nel canale e andiamo a scoprire questa V-Strom 1050DE 2023. Sicuramente a livello di massa già si percepisce l'ingombro maggiore, il serbatoio è più importante ma rimane sempre molto snella fra le gambe ragazzi. La frizione qui stacca molto dopo, mentre sulla 800 era immediata, qua la leva si deve allargare bene. Questo 1050 ovviamente offre coppia e cavalleria superiore, si percepisce da subito, e anche a livello di peso è leggermente più importante, però rimane comunque molto ben equilibrata ragazzi. Questa è una caratteristica delle V-Strom. Qui abbiamo un cupolino che è regolabile, anche questo, ma con le viti come abbiamo visto sulla 800DE, quindi ci sono 4 brugole, si alza o si abbassa di circa 1-2 cm e rimane poi fisso. C'è sempre questa barra molto utile per i vari device, navigatore o cellulari che si possono installare. Qui troviamo un tettuccio parasole sopra il TFT che rimane il medesimo, quindi ride by wire, mappature, 3 mappe, traction control impostabile e settabile a piacimento su 3 livelli mi pare, ABS disinseribile e regolabile anche questo, indicatore di carburante e tutte le varie info, non manca nulla, orario e quant'altro, quindi molto completo, ben leggibile, gestibile in modo molto semplice da questo blocchetto che qua ha qualche funzione in più perché questa versione monta il cruise control che si gestisce sempre da questo blocchetto qua a sinistra. E a livello di motore ragazzi, proviamolo, un po' molto elastico. Io adesso sono in prima in città, fruibile, elastico, però presente, molto pronto. Una prima molto lunga come vediamo, quick shift che entra molto bene, è sicuramente un motore molto più divertente, performante, si sente qua la coppia e la potenza, capaci di soddisfare un po' esigenze magari di carico maggiore con il passeggero e i bagagli. Sicuramente da preferire questa versione che però si differenzia dalla 800 V-Strom in diverse diciamo sfumature. Ci sono dei dettagli molto curiosi, come la frenata combinata, cioè quando si pinza col freno anteriore interviene anche il freno posteriore appunto a dare un equilibrio alla moto, a non farla scomporre. Sicuramente livello di sicurezza molto buono che ritroviamo per esempio su case come BMW e Ducati. E in più ha il cerchio anteriore a camera d'aria ma quello posteriore a tubeless, una scelta molto particolare, unica. Non ho mai visto una casa motociclistica combinare le due soluzioni, quindi all'anteriore camera d'aria e al posteriore il tubeless, perché ovviamente è una moto più votata al turismo. Io avrei messo entrambi i tubeless sinceramente, va bene, capacissima di andare in off-road. La camera d'aria, se beccate un masso, sicuramente non vi piega i cerchi, è più idonea, più ideale allo sterrato, ma ripeto, secondo me queste sono moto che l'80% delle volte le usiamo in asfalto per lunghi trasferimenti, e quindi la sicurezza del tubeless la posso negare. Cioè la camera d'aria, se si buca, perde subito atmosfere e è molto pericolosa. Io personalmente prediligo il tubeless, però a livello di dotazioni e di dinamismo ragazzi, una moto veramente
valida, il prezzo è ottimo. Adesso poi da fermi vi elenco tutte quelle che sono le caratteristiche tecniche, i numeri nel dettaglio di questa moto, che a livello dinamico mi piace tantissimo. Il motore 1050 qua è molto molto apprezzabile, io la preferirei sicuramente alla 800, molto più non spaventa anche questa, gestibile quando si apre più o meno l'erogazione e la velocità è poco superiore, ma si sente la coppia, la potenza, la capacità di traino che aumenta, e questo sound che è veramente bello, ragazzi, molto più bello come motore rispetto alla 800. Sentite che sound. Mi fermo un attimo e ve la racconto da fermi. Allora, nelle manovre a bassa percorrenza, manubrio molto largo e buona capacità di sterzo. Questa moto è un po' più alta dell'800, io tocco con le punte, sono 1,75 m, però ragazzi il peso è abbastanza gestibile perché è ben equilibrato. Panoramica check, molto bello questo giallo abbinato al blu. Qua ritroviamo il faro iconico quadrato, non hanno mantenuto quei faretti che ritrovavamo su 800D e GS X8, quindi panoramica a livello visivo sicuramente molto squadrata, linee che devono piacere, molto grosso questo scarico, secondo me poco piacevole alla vista, ma che fa un sound eccezionale, ragazzi, molto bello, soprattutto sopra i 4-5 giri. Telai paramotore, cavalletto centrale, e adesso andiamo a vedere tutti i numeri tecnici di questa V-Strom DE 1050 2023. Allora ragazzi, una moto che sicuramente non è regina di bellezza, e lo dico fuori dai denti, è una moto che o piace o non piace, ma ha stile. Quello posso sottolinearlo perché ha una linea unica, molto squadrata, e che se piace cattura, e la sostanza è ricca. Allora, questa moto costa 15.990 euro, Euro 5, ha un motore bicilindrico a V di 90 gradi, 1037 cc, quindi qua ritroviamo il motore a V, ragazzi, il mitico V-Strom. In effetti il sound è veramente eccezionale e l'erogazione altrettanto. Ha un serbatoio da 20 litri e consuma più o meno 5,2 litri ogni 100 km. Telaio in alluminio robustito al posteriore, anche per accogliere un passeggero in modo molto molto valido. La sella è ampia e le maniglie sono ben posizionate. C'è anche qui una piastra sul retro dedicata per il top case, possibilità di valigie laterali a sgancio rapido, un terminale molto molto importante, grosso, però il sound è buono. Allora, all'anteriore forcella Kayaba, steli rovesciati, completamente regolabile, 170 mm di escursione, quindi non eccezionale, però regolabile, quindi valida. Comunque sembra un bel cannone, a me sembrano più di 17 cm però. Ruote a raggi 90-90, camera d'aria da 21 pollici all'anteriore. Al posteriore invece abbiamo un tubeless 17 pollici, sempre a raggi tangenziali, e la scelta è quella di optare per due diverse soluzioni, anteriore e posteriore, tubeless e camera d'aria abbinati. E abbiamo il disco posteriore da 260 mm con pinza Tokiko, la frenata è buonissima, anche l'anteriore doppio pinza Tokiko con dischi da 310 mm, l'altezza della sella è 880 mm più alta, ma molto snella centralmente, quindi io che sono 1,75 m tocco molto bene. L'altezza da terra, invece la luce da terra, è di 19 cm, quindi leggermente inferiore alla 800DE, che ovviamente è più votata all'off-road anche per il peso, per le masse. Questa moto in ordine di marcia pesa 252 kg e quindi sicuramente più ingombrante, ma come vi dicevo molto equilibrata a livello di
distribuzione dei pesi. Mono posteriore completamente regolabile, anche qui c'è un pomello dedicato per il precarico e distribuzione finale a catena. Questa, ragazzi, a livello anche di motore AV 1050 1037, io veramente la apprezzo tanto. Ha 107 cavalli, 100 Nm, quindi quello che occorre per divertirsi. Cambierei subito la camera d'aria anteriore, metterei 2 tubeless. Per il resto, ragazzi, è molto molto bella. TFT da 5,5 pollici, il medesimo che troviamo su diversi modelli. Ve l'ho fatto vedere già in passato su altre prove Suzuki. Nel 2022-2023 i TFT sono sempre identici. Gruppo ottico molto minimal, al posteriore classico LED, e all'anteriore riprende questo faro quadrato che personalmente apprezzo molto, anche questo LED con le frecce, una linea un po' anni 80, ma che a me non dispiace, ragazzi. E poi a 15.900 euro si ha una moto veramente capace di fare tanta strada in sicurezza. Ricordiamo 36 mesi di garanzia, estendibili a 48 se si fanno italiani in Suzuki. E adesso torniamo in Suzuki, Criminal Moto di Trivolzio, Pavia, che ringrazio per la prova concessa. Facciamo un altro giretto e rientriamo. Anche qui, ragazzi, per chi mi segue e magari non è nuovo del mio canale, sa che ho una multistrada V4S che pesa 235-240 kg in ordine di marcia, abbastanza importante come mole, ma che qui su questa V-Strom io non trovo tanta differenza. Questa pesa circa 15 kg in più, 252 kg dichiarati, ma è molto molto equilibrata, sempre baricentro alto. Mi piace tanto questo bicilindrico AV che è veramente elastico, fruibile, potente, il giusto. È un trattore, bella, il sound è eccezionale ovviamente. La sospensione sul dosso, proviamo, buona. La guida in piedi, pedane molto molto ampie, busto ben avvicinato, e anche qui io trovo una guida in piedi leggermente migliore sulla 800, perché mi trovavo meglio a livello di manubrio, ma penso che cambi di poco la triangolazione. Proviamo una cambiata, sì, il movimento è gestibile, valida, ragazzi. Rientriamo a Criminal Motors, ragazzi, che ringrazio tantissimo, sono davvero speciali questi ragazzi. Hanno MV Agusta, Suzuki e da quest'anno QJ Motors, ragazzi, ovvero quella che hanno presentato ad EICMA come Benelli TRK, e quest'anno uscirà la nuova SRT, e vi faccio vedere anche le manovre a bassissima percorrenza, ragazzi. Guardate, in mezzo a tante moto come ci si destreggia. Io tocco con le punte 1,75, purtroppo la mamma non mi ha fatto alto, però mi ha fatto amante delle moto, e la ringrazio voi, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, alle prossime avventure.